bella perché è bella esteticamente, ma questa pala mi lascia qualche dubbio, anche perché avendo Bull Padel, Delphi Brea, Gemma Triai, Ale Salazar, poi con la Ionic Light giocano Claudia Jensen, Claudia Fernandez e Marta Talavan, cioè è impossibile non fare un raffronto con le altre racchette Bull Padel delle stelle di Premier Padel. Sei d'accordo, Alvin? Sono d'accordo. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo alla Casa dei Padel. Io sono Emiliano e lui è Alvin. Parliamo della Bull Padel Pearl, la racchetta di Bea Gonzalez. Lo diciamo subito, Alvin. Sì. Ha iniziato la stagione con la Vertex, quella di Juantejo, che com'è? che è con carbonio 12K ed è passata a una racchetta in Fibrix. Congratulazioni a Bea Gonzalez, perché questa racchetta è totalmente diversa da una Vertex. Sì, infatti il ragionamento è come fa una professionista a quei livelli poi dopo a cambiare così drasticamente. Io il dubbio ce l'ho. Secondo me gioca con questa come quei piatti in carbonio 12K, però nel senso non lo so, vediamo, diciamolo subito, perché questo è il mio dubbio. Però magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio, anche se i giocatori di Bull Padel sono quelli che di solito ammettono sempre di giocare con racchette a volte diverse, come Cingotto dall'anno scorso, il caso della Neuron. E adesso diciamo subito il prezzo. Abbiamo detto l'intro l'abbiamo fatta, diciamo il prezzo di questa racchetta: 278 euro col codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market. C'è anche il codice sconto Carchia15 su alcune racchette, viene sui 250 euro. Allora, se siete amanti di Bea, so che Bea tira tantissimo, è una delle giocatrici, se non la giocatrice più seguita sui social. Esatto, quindi per quel motivo ti direi sì, la prenderei se fossi una sua fan. Io non la comprerei a 2,50, cioè considerando poi i prezzi che ci stanno delle altre racchette a 2,50. Esatto. C'è anche la nuova Vertex di Delphi Brea che ancora non abbiamo provato, però per dire, cioè nel senso, ed è uguale allo scorso anno, quindi c'è la Vertex dello scorso anno, c'è quella di Gemma Triai, c'è la Ionic Light a 90 euro. C'è la Power, cioè, onestamente 2,50, a 2,50 io questa non li spendo per la Pearl, però è un prezzo che comunque ci sta, perché è la racchetta firmata da Bea Gonzalez col suo logo, che devo dire che mi fa impazzire per quanto è figo. Bellissimo. Sai che anche quello nuovo di Noah Canovas è figo di logo. Non so se l'hai visto, non l'hai visto sicuramente, ma è davvero figo. Parliamo di livello. Allora, per me questa racchetta è più indicata ad un pubblico femminile che a uno maschile. Polivalenza sia destra che sinistra, femminile a maschile, secondo me più destra che sinistra. Alvin è proprio qua, sono uscito dalla camera. Nonostante io abbia giocato a sinistra e hai dominato. Comunque, però il tuo gioco a sinistra è un po' più lavorato che un gioco di potenza. Esatto, sto per dire, infatti è un gioco abbastanza lento di costruzione, paradossalmente. E io, guarda, non mi sono anche trovato così male. Però diciamo, secondo me più per ragazze che per ragazzi. Confermo. Livello intermedio alto. L'intermedio, allora, femminile forse intermedio alto. Maschile anche intermedio. Maschile anche intermedio. Parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma a diamante, piatti in Fibrix, che è la grande miscela di fibra di vetro e fibra di carbonio. Dico sempre, il Fibrix vince su tutto. Gomma multi-EVA, facce ruvide. Air React Channel migliora la aerodinamicità della racchetta. Cuore Trinamic, che aumenta la rigidità della racchetta. Anche se poi sti cuori a me mi sembrano un po' tutti uguali, Trinamic e tutto quanto. Detto questo, la possibilità di inserire i pesetti grazie al Custom Weight System, che non arrivano con la racchetta, quindi vanno comprati a parte sul sito di Bull Padel. Il manico è molto comodo, il tacco è abbastanza pronunciato. Però sai che forse per un pubblico come diciamo anche per è un pochino, forse un pochino cicciotto, vero? Quindi magari se potete testatelo. L'accetto con la solita polsiera comodissima. Peso e bilanciamento, Alvin? Allora, il range di questa racchetta è di 355 grammi fino a un massimo di 365 grammi, con la nostra nello specifico che è arrivata a 353 grammi. Senza l'accetto. Senza l'accetto, ovviamente noi la misuriamo sempre. Ha un bilanciamento, qua dice alto,
a noi è arrivata a 26.6, quindi Sì, dai. medio-alto, diciamo che poi in realtà fanno partita 26 il bilanciamento alto Esatto. brand, quindi, però noi diciamo che medio-alto è tra 26 e 26 e mezzo e mezzo. 27. Come si comporta da fondo campo, dato che abbiamo detto tutto, Alvin, Sì. sulle caratteristiche tecniche? Allora, grazie al Fibrix i pallonetti escono incredibilmente, ma non come quella di Del Fibrea. Infatti mi ricordo in partita ho detto, Albi, ma c'è il Fibrix, fai qualche pallonetto. Esatto, perché all'inizio era solo tutto teso, però non so come quelli del Fibrea No. a quel livello. Però in situazioni di difficoltà magari questa non ti scappa. Sì, magari non Vedi anche il lato positivo, dai. Allora, l'ho trovata più rigida rispetto sempre a quelle del Fibrea, cioè fa il paragone, è esatto. impossibile non fare il paragone. Più rigida, si ha maggior controllo, la palla Sì. scappa un pochino meno, il punto dolce non è tanto ampio, Esatto. si muove decisamente bene, e poi il fatto che appunto quando sei in difficoltà tiri su e la palla comunque va abbastanza profonda è un grande plus a livello difensivo, secondo me. Sì. Cioè il Fibrix, come diciamo, vince sempre su tutto. Ha più controllo delle altre, però ogni tanto scappa, secondo me. sì. Cioè, nel senso, se non vai deciso, cioè se non vai sicuro sul colpo, è difficile controllarla, secondo me. Sì. Cioè, nel senso, diventa una dopa del castor. Cioè, se tu come vai, sai come dicevi tu, hai detto nella recensione, la palla sai dove deve finire. Sì. Questo ogni tanto magari non sai qual è l'esito finale del Vero. colpo. Però adesso la provo subito da fondo campo con Alvin che mi mette alla prova e lo massacrerò a suon di pallonetti. No. Bull Paddle Pearl da fondo campo, ecco, subito sotto la rete. Ecco, questo è uno dei suoi grandi pregi, la facilità con cui si fanno i pallonetti, soprattutto a basso ritmo, è qualcosa di eccezionale. Punto dolce non è ampissimo, come detto ha una buona uscita di palla, ma ha molto più controllo, diciamo, delle altre racchette con... Mamma come l'ho pennellato questo pannolletto. Delle altre racchette con Fibrix e Glafite, per esempio la Ionic Light, parlando sempre di una racchetta che usano delle giocatrici di Premier Padel. Però sicuramente è maneggevole, anche qua facile, pallonetto, anche se un po' basso. Vai Alvin, alza un po' il ritmo. Che volevo fare? Fammi fare il tunnel. Anche per parare buona, sempre per l'uscita di palla. Ancora. Ecco, questa è la sua grande dote, sicuramente difensivamente. Questa è bellissima, questa è bellissima. Ormai che sono diventato il re dei passanti. Va, le ultime due, Alvin. Paro facile e pallonetto, paro e pallonetto, paro e pallonetto. Facciamo risalire Alvin che tira su. Allora, il controllo è migliore delle altre racchette in Fibrix. I pallonetti sono leggermente peggiori, ma sempre super. Ottima uscita di palla, punto dolce non ampio. Ma quasi sorpreso più per il controllo che per la potenza questa racchetta. Alvin, l'ho provata da fondo campo, adesso me ne parli tu a rete? Guarda, a rete ti dirò, a me non è dispiaciuta, anche quando abbiamo giocato insieme e sono riuscito a dare sempre profondità alla palla rispetto, come dici tu, alle altre Casa Bull Padel, sempre in Fibrix, mi è scappata meno, ho avuto un po' più di controllo, nonostante qualche volta, come dicevi anche tu prima in difesa, ogni tanto magari quando in situazioni di difficoltà mi allungavo, impattavo male, magari partiva, però tutto sommato è una racchetta agile, veloce, si muove bene, però non è una racchetta che dici cavolo, ho la racchetta di Bea Gonzalez, spacco tutto, faccio punto sulla volea aggressiva, perché comunque è una racchetta che si lavora bene la palla, si riesce a dare profondità sia al gioco, però manca quel però. Sì, manca un po' dall'alto, non mi ha entusiasmato per niente, poi lo dico, manca pensavo fosse più potente, ma non manca un po' però dopo si muove bene, gioco veloce, blocco non mi dispiace, nonostante comunque il peso è abbastanza leggero. Nella Deada
l'ho sentita bene, quando la impattavo, cioè quando stavo bene fisicamente, quindi quasi quindi mai, è successo esatto. mai questo qui 6 La anni fa. Deada, la Deada 6 anni fa. Lui con lo devo giocare con la perla già 6 anni fa. Comunque quando la impattavo bene si sente, tutto sommato si sente la pallina. Adesso mi vedrete un po' a rete e vedrete come si comporta. A rete con la pala di Bea Gonzalez. Ha sicuramente già il Fibrix aiuta in termini di uscita di palla, ma non aspettatevi il classico Fibrix in casa Bull Paddle, perché questa secondo me esce un pochino meno, però ne acquisisce un po' di controllo, nonostante il punto dolce è comunque discreto. Ogni tanto la pallina, quando impattata non perfettamente nel punto dolce, o vi rimane sulla racchetta o vi parte. Gli effetti, diciamo, normali, però la racchetta sicuramente veloce, che predilige il gioco rapido, piuttosto che il colpo lento e lavorato. Quindi anche le volée belle schiaffate come in questo caso rendono meglio. Quindi nel gioco di volea è rapida. Vai Emilia, mettiamo il ritmo. Vediamo se mi tieni. No, niente. Non mi tiene. No, non ce la fa. Avete visto? Proprio in questo caso, palla veloce. Scusami. Avete visto? Anche adesso non ero concentrato sulla pallina, comunque ho messo la racchetta e la palla è andata di là. Ecco qua invece ero un po' in ritardo, mi è scappata, ho preso la palla appena dietro, un pochino mi è scappata. Vai, 2 blocchi. Non male, l'unica cosa che ho notato è che ogni tanto non è omogeneo, quindi ogni tanto magari vi rimane, ogni tanto vi scappa. Vai una deada. Buono l'effetto, anche uscita dalla porta. Non male, questo Fibrix che aiuta un pochino di più il controllo, a me non dispiace. Avete visto a rete Emi adesso? Dall'alto? Dall'alto ammetto che mi ha un po' deluso. Scarica. Forse lo smash piatto è il colpo migliore perché col Fibrix aiuta parecchio, però pure sulle vibore, boh, non lo so, non mi aspettavo di più. La racchetta di Bea Gonzalez aspetti che sia comunque un po' potente, no? Perché lei comunque tira delle sassate, forse è la giocatrice più potente che c'è nel circuito e mi ha un po' deluso. No, Alvin? Sì, sai cosa che ho notato anche adesso magari... Cioè se vai nel colpo lavorato bene. Sì, che ogni tanto, cioè non è omogeneo, cioè ogni tanto ti parte, non ti parte... E ti crea un po' di insicurezza nel colpo, sì, non sai mai. Forse anche per quello che magari ti esatto, forse anche per quello che magari forse giocandoci un po' di più prendi più confidenza, che comunque sì, noi, però giochiamo 2 o 3 partite, 2 o 3 partite l'una perché comunque quindi racchette sicuramente averla un paio di mesi potrebbe aiutarci un po' di più, forse è quello. Sì, però non è che magari va non è conosciuta. stato amore a prima vista. Sei d'accordo, Alvin? D'accordissimo. Anche adesso diciamolo adesso, prima che faccio la prova dall'alto. Facciamo la classifica delle racchette Bull Paddle firmate dalle Delphi Brea, Gemma Triai, sì, questa e Ale Salazar, quelle firmate. E poi c'è la Ionic Light che non è firmata ma con cui gioca Claudia Fernandez. Io approfitto per me viene al terzo posto, quindi Delphi Brea, Gemma Triai, Ionic Light, questa e Ale Salazar perché quella mi è piaciuta di meno e vibra parecchio. Cioè questa assomiglia più alla Flow che alla Vertex Woman. Si avvicina di più là. Sì, quindi diciamolo, adesso la provo dall'alto Alvin e poi daremo i voti. Vai! Bull Paddle Pearl dall'alto con palla viva, vai Alvin! Un pochino mi scappa. E Alvin non sa proprio come tenermi. Avete visto anche qui non è proprio un vero e proprio cannone, però se lascia andare la vibora non male, ma non mi ha impressionato in partita.
però i per 3 si fanno, Facciamolo riposare, va. Ecco, ha pure corso per fare questa sciocchezza. Vai Alvin, ancora, corri, vai, vai che ti alleni un po'. Gran palla di Alvin. Come avete visto non è potentissima, me l'aspettavo sinceramente più potente. Ovviamente se poi la tira qui... fuori, proprio scordinato. Facciamo le ultime due. Chiudo così. Pensavo più potente, comunque si muove bene, questo è sicuramente un vantaggio. Smash piatto bene, ecco il per 3 non mi è venuto male, però non mi ha entusiasmato. Alvin, è il momento di dare i voti alla Bull Paddle Pearl, la racchetta della Perla, Bea Gonzalez. Ci sono. Da fondo campo. 8. Pallonetti. 8,5. A rete. 7,5. Controllo. 8. Maneggevolezza. 8. Uscita di palla. 8,5. Punto dolce. 7. Effetti. 7,5. Potenza. 7,5. Per 3. 7,5. Smash. 8. Vibora. 7,5. Rapporto qualità-prezzo a 250 euro. 6. Ci dispiace, non abbiamo proprio esaltato questa perla, ma penso che essere onesti sia la cosa fondamentale. Adesso è il momento di salutarci perché hai già fatto all'inizio. Sì, ho anche spaccato l'orologio, ma è fatto uscire un nuovo Apple Watch 10, compri quello. Quindi adesso no, io però non ho fatto la domanda. No. Quale racchetta di giocatrice preferite? Delphi, Gemma, Ale, Bea o Ionic Light? Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao.